Affrontiamo adesso il tema delle differenze generazionali nel contesto lavorativo. Vedremo quali sono alcune caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle persone coinvolte. Prenderemo in considerazione anche la componente mentale, quali sono le aspettative dell'apprendista, quali quelle di un tutor e come fare per orientare la motivazione dell'apprendista tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche. Partiamo con l'individuare alcune caratteristiche legate all'ambiente di lavoro. Come viene percepito il lavoro? Ci sono delle differenze tra il saper fare un lavoro e il saper essere capaci ed esperti? Il criterio che discrimina un lavoro ben fatto da uno così così non sempre risiede solo nelle competenze tecniche. Anticipiamo un tema che trasmetteremo in seguito, che è quello delle competenze trasversali. Grazie alle riflessioni sull'ambiente di lavoro e sulle attività in generale, potremo capire come orientare la motivazione degli apprendisti, ma anche quelle dei tutor, soprattutto per instaurare una relazione efficace. Un elemento chiave per coinvolgere le persone al lavoro è rappresentato certamente dalle aspettative e dalle competenze messe in campo. Vediamo qualche esempio prima di addentrarci nell'ambito delle competenze trasversali che verrà sviluppato nella sezione 2 di questo percorso. Nel contesto aziendale, sapere, saper fare e saper essere rappresentano tre pilastri fondamentali delle competenze professionali. Il sapere si riferisce alla conoscenza teorica che un individuo possiede in un determinato campo, acquisita attraverso l'educazione formale, la scuola, la formazione professionale, lo studio autonomo o l'esperienza diretta. Il saper fare, invece, riguarda l'applicazione pratica di questa conoscenza, la capacità di utilizzare le informazioni apprese per eseguire compiti specifici o risolvere problemi. Infine, il saper essere si concentra sulle competenze interpersonali e comportamentali, come ad esempio la capacità di comunicare efficacemente, di lavorare in gruppo, di gestire le emozioni e di rispettare gli altri. Questi tre aspetti, anche combinati tra loro, contribuiscono a formare un professionista completo, capace non solo di eseguire il proprio lavoro, ma anche di interagire in modo efficace e positivo con i colleghi e con i clienti. Ma come funzionano le cose? Questa espressione riguarda la comprensione dei principi, dei meccanismi o dei sistemi che stanno alla base di un determinato fenomeno o processo. Include la conoscenza teorica e concettuale che permette di capire perché le cose funzionano in un certo modo. Ad esempio, potrebbe riguardare la comprensione di come funziona un macchinario, un'attrezzatura, un software o un processo aziendale. Come si fanno le cose? Questa espressione si riferisce al processo o alla procedura attraverso cui un compito viene eseguito o un obiettivo viene raggiunto. Include le competenze tecniche, le abilità pratiche e le conoscenze specifiche necessarie per svolgere un determinato lavoro. Ad esempio, potrebbe riguardare il modo in cui si gestisce un'attività, si sviluppa un prodotto o si fornisce un servizio. Entrambe queste dimensioni sono importanti per il successo in un ambiente di lavoro. La capacità di fare le cose in modo efficace ed efficiente, saper fare, è tanto importante quanto la comprensione di come e perché le cose funzionano e di come si fanno, saper essere. Come valutiamo i risultati del nostro lavoro? C'è differenza tra componente fisica e mentale. Prendiamo l'esempio di un apprendista duale in un laboratorio artigiano.
Nel valutare il lavoro di un apprendista in un laboratorio artigiano, sia la componente fisica che la componente mentale giocano ruoli essenziali. La componente fisica riguarda l'abilità dell'apprendista di eseguire compiti manuali, come la manipolazione e l'utilizzo di strumenti, la realizzazione di oggetti artigianali o l'esecuzione di lavori fisici. Questa componente è particolarmente importante in un laboratorio artigiano dove la precisione e la maestria nel lavoro manuale sono fondamentali. D'altra parte, la componente mentale riguarda la capacità dell'apprendista di comprendere il perché delle varie attività o fasi di lavorazione, di apprendere nuove competenze, di risolvere problemi e di adattarsi a nuove situazioni. Questa componente è essenziale per capire come funzionano le cose, per migliorare continuamente e per contribuire in modo significativo al lavoro e alle attività del laboratorio. In sintesi, l'apprendista in un laboratorio artigiano dovrebbe avere sia un'adeguata componente fisica, che gli permette di eseguire il lavoro manuale con precisione e abilità, sia una solida componente mentale, che gli permette di apprendere, di adattarsi e contribuire in modo utile e significativo al laboratorio. Abbiamo già trattato alcune differenze tra le diverse generazioni al lavoro. Ora prendiamo in considerazione solo due generazioni, i baby boomers e quelli della generazione Z, gli zoomers. Continuiamo con l'esempio del laboratorio artigianale. I baby boomers, cioè quelli nati tra il 1946 e il 1964, sono conosciuti per la loro etica del lavoro e la lealtà verso l'azienda e il datore di lavoro. Nel contesto di un laboratorio artigianale potrebbero avere una forte componente fisica, grazie soprattutto alla loro esperienza pratica e alla familiarità con le tecniche tradizionali. Tuttavia, potrebbero avere difficoltà con la componente mentale se questa implica l'apprendimento di nuove tecnologie o metodi di lavoro particolarmente innovativi. D'altra parte, gli zoomers o generazione Z, cioè nati tra la metà degli anni 90 e l'inizio del 2010, sono cresciuti nell'era digitale. Potrebbero quindi avere una forte componente mentale grazie alla loro familiarità con la tecnologia e la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Tuttavia, potrebbero aver bisogno di più allenamento e orientamento per sviluppare adeguatamente la componente fisica, specialmente se il lavoro richiede abilità manuali o tecniche tradizionali. In sintesi, sia i baby boomers che gli zoomers possono portare contributi unici e fondamentali in un laboratorio artigianale. Un apprendista duale efficace dovrebbe riconoscere e valorizzare queste differenze, fornendo opportunità per l'apprendimento reciproco e la crescita professionale. Vediamo nel dettaglio come coinvolgere entrambe queste generazioni all'interno di un contesto aziendale rispettando alcune loro caratteristiche peculiari. Come sempre, una precisazione è d'obbligo. Prima di pianificare, cerchiamo di considerare quali sono le caratteristiche della persona specifica. Non diamo per scontato che ogni boomer o ogni zoomer rispecchi le caratteristiche della categoria. In altre parole, non generalizziamo. Cerchiamo cioè di capire quali sono le esigenze della singola persona, con la sua storia, con la sua esperienza, eccetera, eccetera. I baby boomers portano con sé un insieme unico di competenze e aspettative in un ambiente di lavoro. Le loro competenze specifiche possono includere la capacità di gestire i collaboratori, le capacità di lavorare in gruppo e buone competenze comunicative e gestionali. Queste competenze sono state probabilmente affinate nel corso di molti anni di esperienza
e possono essere di grande valore in qualsiasi azienda. Il loro modo di pensare è orientato al successo e all'impegno, con una visione tradizionale, verticale, diciamo, di carriera. Questo può tradursi in una forte etica del lavoro e in un impegno a lungo termine verso il datore di lavoro. Per quanto riguarda le aspettative in azienda, i baby boomers desiderano spesso opportunità di guidare un gruppo di lavoro, di vedere il riconoscimento per l'impegno e la possibilità di influenzare la direzione aziendale, cioè le scelte che vengono fatte sostanzialmente. Queste aspettative riflettono il loro desiderio di avere un impatto significativo sul loro posto di lavoro e di essere riconosciuti per la loro esperienza e per il contributo che danno. In sintesi, i baby boomers portano con sé un ricco insieme di competenze e un certo desiderio di riconoscimento e di successo nel loro ambiente. Questi elementi possono essere di grande valore per qualsiasi azienda, compresi i laboratori artigianali. Anche la generazione Z porta con sé un insieme unico di competenze e aspettative, che possono essere anch'esse di grande valore in un laboratorio artigiano. Le loro competenze digitali, ad esempio, possono essere utilizzate per sperimentare nuove tecnologie nel laboratorio, come l'uso di nuovi strumenti, oppure la possibilità di far conoscere sul web l'attività, quindi portando nuove opportunità e occasioni di farsi conoscere da nuova clientela. La loro adattabilità e capacità di apprendimento rapido possono essere preziose in un ambiente in cui le tecniche e i materiali possono cambiare. Il loro modo di pensare, orientato all'impatto sociale, può portare a prodotti artigianali che riflettono i valori e le preoccupazioni della loro generazione, come ad esempio l'ambiente, la sostenibilità. Il loro desiderio di scambiare feedback, cioè pareri, valutazioni sul lavoro svolto, quotidianamente e di avere opportunità di confronto e apprendimento continuo, può stimolare un ambiente di lavoro in cui le competenze e le conoscenze sono costantemente affinate e migliorate. Per quanto riguarda le aspettative in azienda, la generazione Z potrebbe aspettarsi di lavorare con tecnologie innovative anche in un laboratorio artigiano. Potrebbero anche apprezzare un ambiente di lavoro collaborativo e che metta tutti a loro agio, dove possono imparare dagli artigiani più esperti e però contribuire anche loro al cambiamento con le loro idee e prospettive nuove. Infine, potrebbero cercare l'opportunità di apprendimento continuo, come la formazione sulle nuove tecniche o materiali. In sintesi, la generazione Z può portare nuove energie e nuove prospettive, contribuendo insieme alle generazioni precedenti a far evolvere l'attività artigiana.